Ciao randaggi, benvenuti sul canale. Oggi in questo video vi voglio dare tutti i consigli per vivere in viaggio. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea e dal 2018 sono un viaggiatore zaino in spalla a tempo pieno. Da circa 6 anni la mia è una vita nomade e minimalista, e se anche tu vuoi fare del viaggio uno stile di vita, mi raccomando, resta fino alla fine del video e ti darò tutti i consigli per vivere in viaggio. E non ti dimenticare di iscriverti al canale. Iniziamo! Per prima cosa, crea il tuo progetto di viaggio dandoti degli obiettivi reali e raggiungibili in base alla disponibilità e ai mezzi che possiedi in quel determinato momento. Dopodiché, fissa un termine per quegli obiettivi così da rendere il tuo progetto concreto. Infine, metti da parte un budget sufficiente col quale partire. Potresti pensare, per esempio, di risparmiare mensilmente parte del tuo stipendio e destinarlo al tuo progetto. Per quella che è stata la mia esperienza personale, ho dato vita al mio progetto di viaggio quando realizzai che non volevo più lavorare in ufficio e vivere in città. Volevo prendermi un anno sabbatico per viaggiare. Sapevo che potevo riuscirci e così ho direzionato tutte le mie energie in quel progetto e mi sono dato una scadenza. Entro un anno avrei dovuto risparmiare abbastanza per poter partire. E così è stato. Ogni mese ho messo da parte qualcosa, rinunciando al consumo inutile e spendendo solo ciò che era necessario. Dopo le mie dimissioni ho recuperato denaro dal TFR e quando ho lasciato casa mi è tornata indietro la caparra dell'affitto. Ho venduto tutto ciò di cui non avevo più bisogno e dalla dichiarazione dei redditi ho recuperato i soldi delle tasse che avevo pagato in più. Così facendo, sono riuscito ad aumentare il budget col quale partire. Scegli uno stile di vita minimalista basato sull'essenziale, rinunciando al superfluo e impara a vivere solo con ciò di cui realmente hai bisogno. E ricorda che vivere in viaggio non è una vacanza perenne, ma uno stile di vita. Quindi bisogna imparare a saper gestire le proprie finanze per arrivare a fine mese. Quindi tieni traccia di tutte le uscite e datti un budget giornaliero così da definire quanto vuoi spendere ogni mese per non sforare e avere sotto controllo le tue spese. A volte devi saper rinunciare al comfort e fare dei sacrifici, ma soprattutto avere tanto spirito di adattamento. Per risparmiare sulle spese principali come quelle per mangiare, dormire e spostarsi, puoi provare il riciclaggio del cibo, l'autostop e il couchsurfing. Puoi trovare un lavoro online da portare in viaggio con te così da guadagnare mentre continui a viaggiare, per esempio se sei un grafico, un programmatore, un copywriter oppure un content creator. Oppure puoi pensare di collaborare con i tour operator online come tour leader e verrai pagato per viaggiare e accompagnare gruppi di viaggiatori in giro per il mondo. Se viaggi per un periodo piuttosto lungo in un determinato paese, puoi fare volontariato per ritrovare una piccola routine e ricevere vitto e alloggio in cambio di qualche ora di lavoro. Io per esempio uso Wallpackers, che offre tante opportunità di volontariato in tutto il mondo, e a proposito ti lascio il link in descrizione per ricevere uno sconto di $10 sull'abbonamento annuale. Puoi cercare dei lavori stagionali in Nord Europa come Svizzera, Norvegia, Danimarca o Islanda per guadagni maggiori e in tempi più brevi rispetto all'Italia e mettere da parte un budget per ripartire. Ho fatto un video su questo argomento, ti lascio il link in descrizione. Altra cosa che puoi fare è partire per l'Australia con un Working Visa Holiday e lavorare oltreoceano per guadagnare più velocemente rispetto all'Europa. Ciao raga, eccoci giunti alla fine del video, spero che sia stato utile. Per qualunque dubbio mi raccomando scrivete nei commenti, sarò ben felice di aiutarvi, di rispondervi. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like per supportare il progetto e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video.